Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche disponibili per amore e passioni del secondo semestre 2025. Ragazzi, è volata la carta. Abbiamo la stella. Di solito quando c'è la stella si parla di obiettivi, di punti di arrivo, si parla per qualcuno anche di canalizzazioni, è quella carta che fa arrivare le idee, mettiamola così. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, trovate il link alla nuova pagina web dove trovate tutto quello che offro e nella sezione contatti c'è anche il numero di telefono. Mi raccomando ragazzi, solo messaggi WhatsApp. Poi sempre nella descrizione trovate anche i link alla promozione di giugno, al workshop di inizio luglio sulla stesa Identikit, ci sono i link dei corsi gratuiti, insomma è tutto in descrizione ragazzi, vi basta aprire la tendina e sono sicura che troverete qualcosa che vi interessa. Allora, partiamo subito con un 6 di denari. L'appeso, un 6 di coppe, il mondo, abbiamo un 4 di bastoni, un 4 di coppe, e un re di bastoni ragazzi. Allora, partiamo da questo 6 di pentacoli, che di solito è una carta che parla di equilibrio ed è spiegato dall'eremita, dal 3 di coppe e da un fante di bastoni. Andiamo a vedere anche l'appeso. Sacerdotessa e asso di denari. La sacerdotessa mi parla di intuizioni un po' come la luna. Diciamo che come la luna, scusate, come la stella. Diciamo che la stella sono proprio quelle ideone, quelle canalizzazioni, quelle anche quei momenti di illuminazione che arrivano un po' così, mentre per la sacerdotessa è più questo vedere al di là è più dovuto dalla sapienza intrinseca che ha. In qualche modo, ragazzi, è come se sapeste dove va la situazione, o come quest'idea. Tenete presente che avete anche un asso di pentacoli e che quindi si parla anche di nuovi inizi. Diciamo che con la carta dell'appeso potreste iniziare a valutare nuovi tipi di percorso, nuovi tipi di reazioni, relazioni, è un po' tutto la novità, mettiamola così. Andiamo a vedere il 6 di coppe. Abbiamo l'imperatore, un 9 di bastoni e il carro. Anche il 6 di coppe è una carta che parla di sogni, così come la stella.
Ho come la sensazione che maturerete qualche sogno, per qualcuno romantico, per qualcuno potrebbe essere legato al desiderio di un figlio, quindi al far crescere la famiglia, mentre per qualcun altro è legato, se per esempio non siete più in età da figli o diciamo avete già dato, ehm, è più legato ad un viaggio, ad uno spostamento, a scoprire il mondo, mi dicono. Andiamo a vedere il mondo, appunto. Fante di spade e 5 di spade. Datemi una carta per il 5. Temperanza. Allora, il 5 di spade di solito è una carta che ci parla di confusione mentale, di bisticci, di litigi, che probabilmente c'è bisogno di appianare. Potrebbero anche essere semplicemente divergenze, non necessariamente bisticci seri, litigi proprio. Non so, è come se da un lato foste, cioè si parte da questo 6 di pentacoli che quindi è una carta abbastanza tranquilla, abbastanza diciamo di equilibrio, però anche il fatto che ci sia il fante di bastoni qua mi dice che è come se aveste voglia di nuove avventure e con questo appeso si sta valutando come poter iniziare questo nuovo viaggio, questa nuova avventura. Se non è un viaggio, io dico viaggio perché c'è il mondo e il carro. Però per qualcuno potrebbe essere una scelta, il prendere una direzione o il dare una direzione, ok? A una relazione, se siete single potrebbe essere alla vostra vita. Andiamo a vedere adesso il 4 di bastoni, mago, di nuovo una carta di inizi e 9 di spade. C'è questa voglia di andare oltre, ma c'è anche con il 9 di spade la paura che possa succedere di nuovo un certo tema, magari è una situazione, magari potrebbe essere un tema con qualcuno in una relazione. Però abbiamo anche un 4 di coppe, andiamo a vederlo, questo 4 di coppe, 3 di bastoni e 6 di coppe nuovamente. Andiamo a vedere anche il re, però qui ragazzi si tratta di far crescere qualcosa. Appeso nuovamente. Otto di pentacoli. Allora ragazzi, c'è come vi dicevo la voglia di qualche cosa di nuovo, la voglia di andare, la voglia di sperimentare e con questo primo appeso si sta cercando di capire quale sia la strada migliore. Si prenderà poi una certa decisione con il fine di trovare la stabilità, sia che siate single sia che siate in coppia, o come la sensazione che vogliate star tranquilli. Per certi versi, per qualcuno ci può essere questo viaggio, questo spostamento, questo nuovo inizio, mi viene a dire perché anche qui abbiamo il mago. Magari non sarà dei più rosei all'inizio, ma voglio dire, sappiamo che quando c'è un cambio ci si mette sempre un po', no? Ad abituarsi a questo cambio, diciamo ci sono le scosse di assestamento che vanno avanti per un po' dopo un terremoto, quindi qualsiasi cosa cambi è come se ci fosse bisogno di un tempo di decantazione, di tranquillità per far sì che le cose si calmino, ecco, ho come questa sensazione. Mm, devo dire che poi c'è questo nuovo inizio, l'appeso qui, il secondo appeso, mi dice che inizierete a prendere quello che avete, quello che c'è e farete proprio il lavoro dell'alchimista, inizierete a trasformarlo giorno dopo giorno. Quello che c'è potrebbe essere una persona, potrebbe essere
il vostro modo di essere, potrebbe essere, non lo so, il tempo, cioè qui ho come l'idea che c'è qualche cosa legata al passato, perché abbiamo sia il 9 di spade, due volte il 6 di coppe. È come se ci fosse qualche cosa legato al passato che o non volete vedere o non volete accettare, ma alla fine del periodo sì che lo accetterete. Mm? Allora, partiamo dai single. I single sono abbastanza fatti loro, devo dirvi la sincera verità. Non che non ci siano occasioni, perché credo che ci saranno occasioni, potrebbe esserci proprio un personaggio che conoscerete che vi darà quella verve in più, però ho come la sensazione che siate un po' impegnati o nella vostra vita personale o in qualche progetto e per qualcuno ci potrebbe essere come un trasferimento in ballo e quindi essere lì fermi in pausa, tipo in stand-by. Abbiamo due volte la carta dell'appeso qui e la sacerdotessa. Quindi ho come la sensazione che qualcuno potrebbe essere un po' ehm, troppo tranquillo, mettiamola così, perché inizia una relazione. Poi le possibilità ci sono, in realtà siete voi che non siete forse troppo ben disposti. Però vi dirò che per qualcuno con questo 8 di pentacoli questo personaggio potrebbe arrivare nel mondo del lavoro o comunque legato ad un lavoro. Cioè vi faccio un esempio, voi avete, non lo so, volete ristrutturare casa, per voi la casa è il posto dove abitate, ma per chi viene a farvi la ristrutturazione è lavoro. Quindi in qualche modo in mezzo c'è una situazione lavorativa. Per le persone che sono in una relazione, sento che c'è come voglia di qualche cosa di più, c'è voglia di solidificare questa famiglia, di consolidare questa famiglia, e per qualcuno, perché no? Potrebbe esserci il tema figli da dover affrontare. Ho come l'idea che qualcuno voglia effettivamente creare questa famiglia per dare un senso di sicurezza alla coppia. Non credo però, ragazzi, beh, c'è il mondo. Potrebbe essere un tema che si apre, non necessariamente un tema che si concretizza, cioè non necessariamente questo semestre sarà fertile se voi non lo volete o se non siete sicuri, insomma. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione più o meno definita o clandestina, ragazzi, io non sento che cambieranno molto le cose qui, non che vada male, però ho come la sensazione che, diciamo, può essere l'inizio della trasformazione della relazione vostra o dell'altro. Adesso dipende se le persone impegnate siete voi o l'altra persona o magari anche tutti e due. Però l'idea è che ci siano proprio dei passettini da formica. Non vedo grossi cambi, ragazzi, nella vostra situazione attuale tra voi e il partner. Vi dirò, con due volte la carta dell'appeso per qualcuno potrebbe essere necessario perdonare l'altro o l'altra. mm? Come se ci fosse una situazione che è quella e non si può fare diversamente, bisogna solo accettarla. Se dovessimo parlare di famiglia, sento che le cose, insomma, vanno abbastanza bene. Mm, anzi, vi devo dire che in questo semestre la famiglia potrebbe essere fioriera di incontri, fioriera di festeggiamenti anche per qualcuno.
Ci potrebbero essere degli accordi monetari, eh? Poi ho la sensazione che qualcuno, soprattutto se avete dei figli grandi, a livello di famiglia, possa effettivamente decidere di iniziare un'attività lavorativa con il figlio o se siete voi i figli con il padre. Cioè c'è come questa collaborazione familiare che vedo nel prossimo semestre. Potrebbe nascere perché abbiamo un asso di pentacoli e il mago, oppure come per il tema figli potrebbe essere semplicemente un qualche cosa che si valuta. Per quello che riguarda invece, diciamo, le persone che sono intorno a voi, dunque, per qualcuno ragazzi sarà importante chiudere una relazione di amicizia perché questa persona non vi fa bene. Potrebbe essere una persona un po' litigiosa, potrebbe essere una persona che vede negativo, potrebbe essere una persona che tende a controllare, tende a la tipica frase veneta che si dice faso tutto mi, faccio tutto io, cioè come se fosse una persona che vuole prendere un po' il comando, ecco, come questa sensazione. E per qualcuno di voi si tratta di cambiare questa dinamica di comportamento. Ehm, Mi viene da dire sfidando un po' l'altro o l'altra, insomma, l'amico, l'amica, la persona vicino a voi. Cioè, è come se non aveste peli sulla lingua in questo periodo. Se c'è qualcuno che del vostro circolo di amicizie che vi punzecchia o che tenta di mettervi in cattiva luce, sento che non vi morderete tanto la lingua, ma manderete a stendere questa persona. Risponderete a tono, non vi farete mettere sotto. Ecco. Mentre ho la sensazione che, perché avete due appesi e un 4 di coppe, fatemi vedere se ce ne sono altre. Bueno, c'è un 9 di spade anche. Ho la sensazione che dobbiate puntare in alto per quello che riguarda la vostra crescita personale, l'amor proprio, l'amore che provate verso voi stessi, avete come bisogno di spingerlo verso l'alto, perché tutte queste carte mi dicono che non vi rendete conto del potenziale che avete perché non vi amate abbastanza. È come se non vi vedeste, ci sono una serie di situazioni intorno a voi che vi distraggono, mettiamola così, e quindi è come se non vi focalizzaste abbastanza su di voi. Però è un passaggio fondamentale, primo per capire dove volete andare, secondo per capire cosa vi manca, terzo per capire come ottenere quello che vi manca. Quindi è come se aveste bisogno proprio di un'autoanalisi e essere onesti con voi stessi, dirvi la verità pura e dura. Cioè, siete da soli con voi, se c'è, vi faccio un esempio un po' pesante per farvi capire, con i genitori si tendono sempre a mettere sul piedistallo, però arriva un certo punto dove bisogna farli scendere da questo piedistallo e dire le cose come stanno e dire una cosa, è un esempio, ragazzi, giusto per farvi capire che anche se la cosa è forte, va detta in onestà. Non lo so, mamma, papà non mi volevano, non sono stato voluto o voluta, ipotesi, no? Quindi da lì il bambino già nel ventre materno lo sente e inizia già a maturare una sorta di ferita da rifiuto, ok? Ed è proprio il mi devo rendere conto che ho questa ferita, che mamma e papà non mi volevano per X motivi, non avevano i soldi, non era momento, si erano appena sposati, non lo so, avranno avuto i loro motivi e comprendere. Vi dico, avete anche l'appeso alla fine, quindi l'appeso si tratta anche di perdono. Quindi ognuno di noi si spera che faccia sempre del suo meglio con le possibilità che ha. Ok, se non si può fare diversamente, resta solo una via, no? E di conseguenza con questo peso non possiamo fare altro che accettare o perdonare chi o ci ha ferito o ci ha trattato male, insomma.
Però qui si tratta di lavorare sul vostro bambino interiore. Una cosa che vi posso consigliare, siccome avete sia la stella che la sacerdotessa, fatemi vedere che altro, sì, e anche la temperanza, potrebbe venirvi bene farvi fare una mappa astrologica, una carta natale, ehm, proprio per capire queste ferite, secondo me, e se non è per capirle, per vederle, perché magari certe persone non si rendono conto che reagiscono in certi modi perché hanno una ferita da rifiuto, da abbandono o la ferita che è da elaborare. Andiamo a vedere qualche oracolo. Tieni la mente aperta. La tua anima gemella potrebbe essere diversa dal tipo di persona che ti aspetti e che frequenti di solito. Quindi qui parla di anima gemella, ragazzi. Ora, io non ho grosse... Beh, ci sono 2 6 di coppe in effetti. 6 di coppe. 6 di coppe, 16, c'è solo quella. Ah, beh, c'è anche la stella, volendo, perché si possa considerare un'anima gemella. Comunque, diciamo che questo personaggio di cui vi parlavo prima, che potrebbe entrare, potrebbe non essere esattamente il tipo di persona alla quale siete abituati o dalla quale vi sentite normalmente attratti. Però è come se vi dicesse appunto, rimanete aperti, perché molte volte, soprattutto se avete la ferita da rifiuto, molte volte non ci si avvicina a qualcuno perché si ha paura appunto di essere rifiutati. Ok, qui abbiamo la spada e la rosa. Parla di una rivelazione, di protezione, di potere, di chiarezza e di verità. Vi ricordate che anche nei tarocchi l'asso di spade parla della verità che viene a galla? E io credo che questo 5 di spade ad un certo punto si trasformi. È come quando prima vi dicevo che non avrete peli sulla lingua, no? Allora, la rosa è un qualche cosa per addolcire la persona, però c'è anche la spada che ferisce, quindi come dire una lingua tagliente, no? E quindi è un po' come, sì, la rivelazione della verità. Parla anche di solidarietà, forza e di onore. Ultimo oracolo. Ok, allora, queste sono tante, non ne prenderò solo 2, ragazzi. Allora, questa carta vi dice che c'è stream, la traduzione letterale non la so, ve l'aggiusto, c'è uno stormo di amore, come un bagaglio d'amore che sta supportando i miei sogni. Bella carta. Ah, bella anche questa. E vi dice l'universo lavora più veloce quando mi sto divertendo, perché quando ci divertiamo abbiamo delle vibrazioni alte o comunque tendono ad innalzarsi. Le vibrazioni alte sono più, appunto, più veloci e quindi anche l'universo lavora in modo più veloce. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato ispirazione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove spiego come lavoro con le credenze limitanti. Lo stesso lavoro lo potete fare anche nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti. Sono divise per settori, quindi amore, soldi e via dicendo, ma in quella sezione tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, esoterismo, ci sono delle meditazioni che aiutano a sciogliere i blocchi energetici, insomma date un'occhiata ai titoli dei video perché quelli si vedono e sono pubblici. Se per caso non riuscite a vedere il tasto abbonati può dipendere dal fatto che abbiate un iPhone, quindi o accedete dal computer o dal telefono di un amico, di un conoscente, insomma. Bene. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi auguro un secondo semestre splendido,
Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!